Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Che cosa ho qua ragazzi? Ho il regolamento AMSCI 2025. Quindi è uscito il nuovo regolamento e come ogni anno io farò un video per analizzare i cambiamenti e portarli a conoscenza di voi iscritti del mio canale. Ovviamente darò anche la mia opinione su alcuni aspetti che riguardano appunto questi cambiamenti, esattamente come ho fatto negli anni passati. Perché il regolamento AMCI è importante? Perché ragazzi, non solo le gare ufficiali, ma la maggior parte delle gare libere e anche dei trofei prendono spunto o utilizzano in modo integrale il regolamento AMCI. Perché? Perché AMCI è la nostra associazione di riferimento per il mondo RC, è quella che determina appunto la composizione della nazionale, il Team Italia, e questo regolamento prende in gran parte spunto dal regolamento europeo EFRA, perché la nostra federazione europea è quella EFRA. Ovviamente ogni nazione sistema alcuni aspetti del regolamento e quindi per quest'anno i cambiamenti che ci sono stati pochi ma significativi. Quindi mi metto a sedere e ve li illustro in pochissimi minuti. Allora, fino al punto 5.4 non ci sono evidenti cambi di regolamento, ma ragazzi il primo cambiamento significativo è il punto 5.4.2. Punto 1 che dice il carburante dovrà essere conforme alle disposizioni del capitolo 3 norme generali di gara, articolo 3.24, dal punto 1 al punto 8. Quindi andiamo a prendere questo articolo e leggiamolo integralmente. Carburante. Il serbatoio, incluso filtro e tubi di alimentazione singolo al carburante, deve avere una capacità massima che viene indicata nel regolamento di specialità. E qui tutto a posto, in quanto nel buggy sono 125 cc, ma diciamo di norma ogni categoria ha la sua capacità massima del serbatoio. Non sono permesse pareti mobili o inserti mobili al suo interno per ridurre il volume massimo. Ogni serbatoio trovato irregolare, cioè con una capacità superiore a quella consentita, dopo una qualifica o una finale non dovrà essere smontato dal modello per un'ulteriore verifica. Verifica che verrà effettuata dopo un periodo di raffreddamento di almeno 15 minuti, qualora la temperatura ambiente sia superiore ai 20 gradi. Qua praticamente dice che non si possono mettere parti mobili, quindi uniball, parti di plastica, sfere all'interno del serbatoio. Questo perché? Perché se fosse una parte mobile, in pochissimi secondi chiunque potrebbe inserirla dopo un'eventuale qualifica o dopo un'eventuale finale, mentre le parti fissate richiedono sicuramente più tempo per installarle e quindi è più difficile eludere la regola. Per quanto riguarda invece il raffreddamento, chiaramente serve perché con la temperatura la plastica che compone il serbatoio si dilata e quindi automaticamente avremo una capacità maggiore. Quindi quando sistemate i vostri serbatoi devono andare in prospettiva del fine gara e non dell'inizio gara, quindi non si deve essere regolari quando la gara inizia, ma si deve essere regolari quando la gara finisce. Quindi danno anche un tempo di 15 minuti perché raffreddandosi il serbatoio torna di nuovo a essere più piccolo. Ovviamente ragazzi non si dimezza, quindi state attenti quando fate il giro dei tubi. 3.24.3 il carburante può contenere solo metanolo, alcol metilico numero CAS 67561, olio lubrificante, un piccolo contenuto di prodotti chimici anticorrosione e massimo il 16% di nitrometano numero CAS 75525 in peso, non in volume. Il peso specifico della miscela non può essere superiore a 0,859 grammi a 20 gradi e pressione atmosferica standard. Qua ragazzi non c'è niente di particolare, a parte che si deve usare soltanto miscela al 16 EU, ma era già dallo scorso anno, mentre questa norma, quindi i 20 gradi, la pressione atmosferica standard, è stata totalmente recepita dal regolamento EFRA. Quindi anche il regolamento EFRA è scritto in questo modo. Per voi l'unica preoccupazione è appunto quella di utilizzare miscele 16% EU 3.24.4
è possibile utilizzare Nitromax 16EU. Le verifiche devono essere fatte con un galleggiante denominato Nitromax 16EU. Verrà messa a disposizione di tutti i concorrenti dal direttore di gara a partire dalle prove libere per tutta la durata della gara. Uguale allo scorso anno, quindi c'è il Nitromax, che è praticamente una specie di peso che una volta inserita la miscela nella provetta, questo peso deve rimanere a contatto con la parte più bassa della provetta, quindi non deve alzarsi. Tutto uguale allo scorso anno. Lo strumento Nitromax 16EU messo a disposizione della direzione gara, e solo quello sarà l'unico strumento insindacabilmente valido per determinare la regolarità della miscela, con una temperatura ambientale di minimo 20 gradi. Ulteriori controlli oltre al Nitromax saranno effettuati col sistema del peso specifico. La direzione gara si riserva di prelevare campioni di carburanti e sottoporli alla verifica del peso mediante bilancia fornita dalla stessa. A 20 gradi la densità del carburante deve risultare di 0,859 grammi per cc. La tolleranza sulla misura sarà più o meno 0,5%, come per lo strumento Nitromax. Anche la bilancia sarà messa a disposizione dalla direzione gara e sarà il solo strumento insindacabilmente valido per determinare la corretta densità del carburante. Anche qui niente di particolare, in quanto chiaramente la misurazione primaria è fatta con Nitromax e voi dovete fare in modo di essere regolari col Nitromax. 3.24.7. Il carburante, secondo la normativa fiscale DL504 del 26/10/1995, appartiene alla categoria dei prodotti energetici ed è sottoposto ad accisa. Nel rispetto delle normative vigenti appartenenti alla Comunità Europea, si richiede agli esercenti produttori sul territorio nazionale in qualità di deposito fiscale e agli importatori nel territorio nazionale in qualità di operatore registrato di fornire accisa in corso di validità, verificabile sul sito delle dogane per il controllo del rispetto delle suddette normative. In ogni caso, il responsabile del carburante durante la gara è il pilota. Quindi eventuali provvedimenti disciplinari saranno a lui comminati. Cosa vuol dire, ragazzi? Il carburante delle nostre auto RC è esattamente identico al carburante delle auto in scala 1 a 1, quindi è sotto il DL 504 del 26/10 del 1995. Ora, questo DL 504 impone aspetti veramente vasti, anche per quanto riguarda la regolarità amministrativa e di chi produce, vende o commercializza la miscela. Ora, chiaramente voi piloti non siete nessuno di questi enti, quindi non vi dovete preoccupare di tutte le normative del DL 504. L'unica cosa della quale vi dovete accertare è che la vostra miscela abbia almeno il numero di accisa. Quindi non è obbligatorio riportarlo sulle stagne, quindi sui contenitori della miscela, quindi potreste non trovarlo scritto sulla stagna della miscela, ma contattando sia l'importatore sia la federazione, ma anche attraverso il vostro negozio di riferimento, si può ottenere questo numero di accisa. E una volta ottenuto il numero di accisa, dove si va a controllare? Ragazzi, è semplicissimo, basta inserire su Google la dicitura SID verifica codice accisa. Appariranno diversi website, uno per esempio è quello di hivenet.it e come vedete io inserisco il codice accisa della miscela che io sto utilizzando e premendo sul tasto di verifica mi dà una verifica positiva. Questo, ragazzi, è un cambiamento abbastanza significativo, perché ad esempio con questo cambiamento viene assolutamente vietata la miscela prodotta in casa, quindi non potrete più farvi la miscela e portarla a un campionato nazionale. Allora, la produzione casalinga di miscela era già vietata da anni, quindi non è che sta cambiando niente in particolare, però con questa norma AMSCI si assicura che la miscela utilizzata nelle gare ufficiali sia quantomeno regolare a livello di produzione. Quindi questo era il primo grande cambiamento per quanto riguarda il regolamento. Proseguiamo adesso con gli altri punti. Il punto 5.8.3 ha un'altra modifica importante per quanto riguarda la sicurezza, perché dice appunto che l'IPO bag è obbligatorio.
lo scorso anno, ragazzi, era consigliato. Quindi tutti coloro che dovessero pensare di partecipare a delle gare a livello nazionale dovranno munirsi di Lipo Bag. Che cos'è, ragazzi? Per i pochissimi che ancora non lo sanno, è una borsina dove si inseriscano le batterie Lipo mentre stanno caricando e evita appunto l'incendio o lo scoppio delle batterie, perché come sapete le batterie possono essere anche molto pericolose. Con questa Lipo Safety Bag praticamente, se dovesse verificarsi uno scoppio o un incendio, chiaramente verrà contenuto in maniera decisa. Quindi, ragazzi, mi raccomando, per la vostra sicurezza e per quella dei vostri concorrenti, avversari, compagni, usate il Lipo Bag. Il punto 5.10.9 dice che nelle prove di campionato AMSCI l'organizzatore deve garantire che la pista resti chiusa dal lunedì fino alle ore 23:59 del giovedì precedente la gara. Quindi vuol dire che la pista può aprire il venerdì. Attenzione però, dalle ore 10 del venerdì l'organizzatore apre l'impianto per le prove libere a titolo gratuito ai piloti iscritti alla gara. E qui, ragazzi, c'è un profondo cambiamento, perché la regola delle ore 10 è stata introdotta quest'anno. Lo scorso anno funzionava che fino a 70 partecipanti la pista apriva alle ore 13, mentre dopo i 70 partecipanti la pista apriva il venerdì mattina. Io a questa regola ci tengo particolarmente, perché fui io a proporla in un'assemblea nazionale, in quanto, ragazzi, se una gara ha pochissimi partecipanti, quindi fino a 70, non sono tanti, si riesce benissimo a svolgere il programma di gara nella giornata di sabato e di domenica e anche del venerdì pomeriggio. Quindi verrà comunque vada una gara dove si testa più delle gare normali, perché con 70 persone si fa benissimo in 2 giorni, sabato e domenica. Il venerdì non servirebbe neanche, però al campionato nazionale c'è sempre stato il venerdì. E allora che cosa avevo pensato? Avevo pensato, se la pista apre alle ore 13 e quindi uno potenzialmente può essere lì un'ora prima, a mezzogiorno, se anche fa una levataccia di quelle proprio fuori di testa e parte da casa alle 5 di mattina, lui ha 7 ore fino a mezzogiorno per spostarsi. Quindi potenzialmente, con una piccola levataccia, un pilota che ha una distanza compresa nelle 7 ore, che, ragazzi, sono tante, perché 7 ore ci si sposta veramente molto lontano, può partecipare a una gara di campionato nazionale senza dover spendere anche il giovedì di hotel e la cena del giovedì sera. Quindi, ragazzi, pensateci, sono un risparmio considerevole, perché di solito non si va da soli, c'è sempre pilota e meccanico. E quindi, ragazzi, volete mettere almeno 80 euro di hotel? Ma minimo. Volete mettere, non lo so, 40 euro di cena, 50, 60 euro di cena, oppure uno mangia un panino? Comunque sono tutti soldi che il pilota avrebbe risparmiato. E chiaramente dove li avrebbe messi questi soldi? Nel 90% dei casi sarebbe stato più propenso a spenderli per la gara, quindi per un qualcosa di realmente inerente al mondo RC, non lo so, gomme, miscela, qualunque cosa avesse avuto bisogno durante la gara, rispetto che alimentare un settore che, se ci pensate, è un po' esterno al modellismo. Io sinceramente penso che questo suggerimento di questa regola sia intelligente. Infatti fu approvato all'unanimità dai presenti, anche perché potenzialmente una gara da 70 persone si riesce a fare anche tutta la domenica. Chiaramente però ci sono le prove libere, quindi ok per il sabato, ma essere lì alle 10 di mattina per una gara di 70 persone non ha minimamente senso. Ma non solo, c'è una regola successiva, la 10.10.10. Qualora ci fossero più di 70 partecipanti, a discrezione del responsabile di categoria, e qualora il numero dei piloti dovesse comportare problematiche organizzative legate alla visibilità o delle condizioni meteo, può essere deciso che la chiusura sarà fino al mercoledì e le prove libere a titolo gratuito per i piloti iscritti alla gara si svolgeranno il giovedì. Questa, ragazzi, secondo la mia opinione, è una regola che va in netta controtendenza rispetto
alla politica di restrizione dei costi attuale e al far diventare una gara importante come il campionato nazionale una gara per tutti. Quindi dobbiamo domandarci soltanto se vogliamo far diventare il campionato nazionale una gara per soli professionisti o semiprofessionisti, oppure se vogliamo provare, come era in passato e come praticamente è quasi sempre stato, a espandere questa visione e a far partecipare anche persone che vogliono provare a fare l'esperienza di una gara ufficiale. Io penso che più siamo e più ci divertiamo. Penso che lo scopo di AMCI sia quello di far frequentare il più possibile le proprie gare, e quindi secondo me questa è una regola totalmente anacronistica, anche perché anche in condizioni di meteo dove magari può essere intelligente riuscire a spostare al giovedì e anticipare se dovesse piovere il sabato o la domenica, c'è un problema legato al fatto che la maggior parte, per fortuna, dei piloti e dei team che corrono al campionato nazionale sono lavoratori. Quindi non è che uno può decidere il lunedì della gara se la gara inizia dal giovedì o dal venerdì, perché i piloti partecipanti devono chiedere ferie a lavorare, devono lasciare la scuola, devono distogliere le loro attività principali per poter essere presenti alla gara. E non può un impiegato, un operaio, un dipendente chiedere ferie il lunedì per il giovedì, perché rischia di non poter essere presente. Non solo, qualcuno di voi potrebbe pensare che questa regola può servire per non andare a testare la pista, per non effettuare la gara di warm-up, ma ragazzi non è così, perché tutti nel limite delle loro possibilità vanno a provare quando gli è consentito, per quanto più possibile. Quindi ci saranno tantissimi piloti che faranno i warm up, che faranno i test, che faranno la giornata del giovedì. Quindi i costi aumenteranno. Non è vero che se io posso provare il giovedì non vado a fare test nella pista, perché è ovvio che se ci sono le possibilità io ci vado. E voi mi direte sì, ma alcuni piloti magari del sud sono svantaggiati nelle prove del nord. Ok, anch'io lo scorso anno, come penso la maggior parte dei piloti del nord, non siamo andati a provare la pista di Policoro. Quindi, cioè, alla fine non è obbligatorio andare a provare. Però, ragazzi, per quanto riguarda la gara, dovrebbe essere il più snella possibile e il più veloce possibile per evitare alle persone di perdere lavoro. Questo secondo me dovrebbe essere il comandamento principale. Non solo, quest'anno ragazzi le prove non sono più 3 per la categoria buggy, ma sono diventate 4. E è vero che sono stati uniti il campionato nazionale brushless e la Plus 40 nelle varie gare, come da me suggerito. Avevo suggerito infatti di fare ad esempio nell'ultima prova l'elettrico e di fare nella seconda prova il campionato magari Plus 40 insieme alla gara del nitro. Questo ragazzi riduce costi per chi fa tutte le categorie, quindi per chi fa sia la Plus 40 che l'elettrico che l'italiano nitro, ma li aumenta per chi fa solo l'italiano nitro, perché prima erano 3 prove, adesso invece diventano 4. Non solo, la prova di campionato nazionale Plus 40 non è più una gara singola, ma è inserita dentro ogni gara di campionato nazionale. Quindi il pilota che avrebbe voluto fare solo la gara Plus 40 è costretto, se vuole competere per il titolo, a fare tutto il campionato nazionale. E ragazzi, che differenza c'è tra un ventenne, un diciottenne, un 25enne e un Plus 40, che quindi può essere anche 40, 45, 50 anni? La differenza è che nel 90% dei casi, la vita va così, il Plus 40 ha meno tempo a disposizione perché avrà a sua volta un figlio, mentre se uno ha 16, 18, 25 anni sarà il padre che lo segue. Queste ragazzi, ci tengo a precisarlo, sono sempre e soltanto mie opinioni personali. Chiaramente ciascuno di voi potrà pensarla in modo totalmente diverso, potrà dirmi che mi sto sbagliando nei commenti, anzi ho necessità che voi diciate che cosa pensate nei commenti, perché è molto importante. Ma andiamo avanti. La regola 5.11.1 è il costo di iscrizione. Il costo aumenta di 10 euro
e questo non penso sia un reato. Se vi girate un po' intorno e guardate, non lo so, i costi dell'enduro, i costi delle moto da cross, i costi del motorsport in generale, ma ragazzi, i costi di qualunque cosa, basta entrare in un supermercato per vedere che rispetto allo scorso anno tutto è aumentato. E alla fine, se l'organizzazione è buona, se ci sono, perché un'altra cosa importante è la rivoluzione nel sistema di controllo, quindi gli ufficiali di gara dovranno fare dei corsi, saranno appunto persone formate per fare il ruolo che svolgano. Quindi se tutto questo porta a una maggiore professionalizzazione della situazione, a minor problemi per quanto riguarda le gare ufficiali, ben vengano i 10 euro d'aumento sull'iscrizione, perché ragazzi, pensateci, nell'economia di una trasferta di campionato nazionale 10 euro probabilmente li spendiamo all'autogrill, cioè anzi probabilmente all'autogrill neanche se ci facciamo colazione riusciamo a farla con 10 euro. Quindi l'aumento di 10 euro non ha la minima importanza, e se il lavoro svolto viene fatto con maggior professionalità, ben vengano questi 10 euro. Alla fine ragazzi sono 40 euro per tutto il campionato e come ho detto 10 euro nel nostro settore non è veramente niente. Bene, il video è stato lungo, è stato intenso, ho lasciato trasparire un po' anche di emozione, di questo me ne scuso, ma sono argomenti ai quali io tengo in modo particolare, perché mi batto per cercare sempre di far funzionare meglio possibile il nostro giochino, e il nostro giochino non può essere fatto solo di gare libere, di trofei, ma una volta nella vita tutti dovrebbero provare a venire a fare un campionato nazionale, una prova, perché è totalmente diverso ragazzi, credetemi. E quindi niente, spero mi perdonerete per la mia verve, per la mia enfasi, e fatemi sapere che cosa ne pensate di queste modifiche regolamentari, e noi ragazzi quando ci vediamo ovviamente nel prossimo video. Ciao!